Benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un altro progetto per la rubrica punti e spunti. Questo bellissimo punto che è un alternarsi di punti incrociati o punti X a dei gruppi di punti alti chiusi insieme. È veramente un punto molto bello, molto particolare, molto semplice e adattabile per parecchi progetti. Vi lascio alla spiegazione del punto. Per questo punto avremo bisogno di un multiplo di 3 più 2. Io ho già realizzato 35 catenelle che sono un multiplo di 3 più 2. Alle 35 ne faccio una aggiuntiva per tornare indietro e vado a ripassare tutte le mie catenelle a punto basso. Quindi alla fine dovremo avere lo stesso numero di punti bassi delle catenelle che abbiamo montato, nel mio caso 35. Quindi vado in una catenella, faccio il punto basso, in quella successiva faccio il punto basso, in quella dopo faccio il punto basso e ci vediamo quando l'ho ripassata tutta. Ripassata tutta la catenella a punto basso, saliamo con 4 catenelle che saranno il nostro primo punto altissimo. Dopodiché dovremo fare una serie di punti incrociati. Vediamo come. Prendo 2 volte il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo, quindi questo no, perché è già stato lavorato dalle 4 catenelle, entriamo in quello dopo. Prendiamo il filo, scarichiamo 2 asoline. Prendiamo di nuovo il filo, saltiamo in punto di base, entriamo in quello successivo e riprendiamo il filo, scarichiamo 2 asoline e mi ritrovo in questa situazione. Dopodiché prendo il filo e scarico 2 asoline. Devo ritrovarmi con 3 asoline sull'uncinetto. Dopodiché le scarico a 2 a 2 come se facessi un punto alto normale. Aggiungo una catenella di separazione, prendo il filo, entro in queste costine, queste due che si incrociano, le prendo tutte e due e faccio il mio punto alto. E abbiamo ottenuto un punto incrociato. E adesso ripetiamo l'operazione. 2 volte filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo, prendo il filo, scarico 2 asoline, riprendo il filo, salto un punto di base, entro nel punto successivo, riprendo di nuovo il filo, scarico 2 asoline e ci ritroviamo con 4 asole sull'uncinetto. Prendo il filo, ne scarico 2 e ne rimangono 3. Prendo il filo e chiudo il mio punto alto normalmente. Dopodiché faccio una catenella, riprendo il filo, vado a pescare queste 2 asole che si incrociano, queste costine che si incrociano, entro e le prendo tutte e 2 e faccio un punto alto. E ripartiamo. 2 volte filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo, pesco il filo, prendo il filo, scarico 2, riprendo il filo, salto un punto di base, entro in quello dopo, pesco il filo, prendo il filo, scarico altre 2, prendo il filo, ne scarico ancora 2. Dopodiché chiudo con un punto alto normale. Catenella, prendo il filo, vado a prendere queste costine che si incrociano, le prendo tutte e 2 e faccio un punto alto. Ripeto, 2 volte filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo, pesco il filo, scarico 2 asole,
prendo un'altra volta il filo, salto un punto di base, entro in quello dopo, pesco il filo, scarico altre 2 asoline, prendo il filo, ne scarico altre 2, chiudo il punto alto, catenella, prendo il filo, le 2 costine che si incrociano, punto alto, di nuovo 2 volte il filo, entro nel punto successivo, estraggo il filo, scarico 2 asole, prendo il filo, salto un punto di base, entro in quello successivo, scarico 2 asole, prendo il filo, ne scarico altre 2, chiudo punto alto, catenella, prendo il filo, costine che si incrociano, punto alto, e vado a lavorare in questa maniera fino alla fine della nostra riga. Sono arrivata quasi alla fine, mi manca l'ultimo punto incrociato, quindi 2 volte il filo, entro nel punto successivo, faccio il mio mezzo punto alto, salto un punto di base, entro in quello dopo, faccio il mio mezzo punto alto, chiudo 2 asoline, finisco con il punto alto, catenella, prendo il filo, entro nelle costine che sono unite insieme, faccio un punto alto, dopodiché vado a chiudere il mio giro nell'ultimo punto utile con un punto altissimo. Abbiamo realizzato la riga di punti incrociati. Ora salgo con 3 catenelle che vanno in sostituzione del mio primo punto alto, ne faccio una di separazione. Prendo il filo, entro nella catenella tra i 2 punti incrociati e faccio 3 punti alti chiusi insieme. Quindi sono entrata una volta, ho lavorato mezzo punto alto, entro la seconda, ne lavoro un altro mezzo, entro la terza e ne lavoro un altro mezzo. Alla fine dovrò avere 4 asoline sull'uncinetto che vado a scaricare tutte insieme. Aggiungo 2 catenelle di separazione, prendo il filo, vado in mezzo qui al punto incrociato dove c'è la catenella, nello spazio, entro, faccio un punto alto chiuso a metà, rientro, faccio un altro punto alto chiuso a metà, rientro ancora, ne faccio un altro punto chiuso a metà. Quando sono in questa situazione le scarico tutte e 4 insieme. 2 catenelle di separazione, prendo il filo, entro nel punto incrociato successivo e faccio lo stesso lavoro. Punto alto chiuso a metà numero 1, rientro, punto alto chiuso a metà numero 2, rientro, punto alto chiuso a metà numero 3 e poi chiudo tutto insieme. 2 catenelle di separazione, riparto e lavoriamo tutti i punti, cioè il centro del punto incrociato con i 3 punti alti chiusi insieme ai quali aggiungeremo 2 catenelle di separazione. Sono arrivata alla fine, mi manca l'ultimo punto incrociato, quindi prendo il filo, entro e faccio il mio ultimo gruppo di 3 punti alti chiusi insieme. Una catenella di separazione, entro nella quarta catenella partendo dal basso con un punto alto e ho finito anche la riga numero 2. Ora non dovremo far altro che ripassare di punti bassi tutti questi punti, quindi giro il mio lavoro, entro direttamente qui sotto e faccio punto basso, qui ho una catenella e faccio un punto basso, qui ho i 3 punti chiusi insieme, faccio un punto basso, qui ho 2 catenelle, faccio 2 punti bassi, quindi punto su punto. Dovremmo avere ancora lo stesso numero di punti bassi del primo giro, nel mio caso ne devo avere ancora 35. Quindi entro qui nei miei 3 punti alti chiusi insieme, punto basso, 2 catenelle, 2 punti bassi, punto alto chiuso insieme, punto basso, 2 catenelle, 2 punti bassi, vado avanti così fino alla fine della riga.
Sono arrivata sull'ultimo gruppo di 3 punti alti chiusi insieme, entro nello spazio creato dalla catenella, faccio un punto basso e entro nella terza catenella partendo dal basso, faccio un punto basso. E ora non faremo altro che ripetere il tutto dalla riga numero 2, cioè dei punti incrociati. Quindi salgo con 4 catenelle che saranno il mio primo punto altissimo, 2 volte filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e ripeto punto alto chiuso a metà, prendo il filo, salto un punto di base, punto alto chiuso a metà, vado a chiudere altre 2 asoline, chiudo il punto alto, catenella di separazione, prendo il filo, vado nelle 2 costine che sono di traverso e faccio il punto alto. E di nuovo 2 volte filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo, punto alto chiuso a metà, prendo il filo, salto un punto di base, punto alto chiuso a metà, chiudo 2 asoline, chiudo col punto alto, catenella di separazione, prendo il filo, entro nelle costine e finisco il mio punto incrociato o X. Praticamente il lavoro da fare è tutto questo. Adesso termineremo con i punti incrociati, dopodiché saliamo con 3 catenelle e facciamo i gruppi di 3 punti alti chiusi insieme, poi ripartiamo con una riga di punti bassi e poi si replica di nuovo. Ci vediamo quando ho lavorato un pochino per vedere un campione un po' più grande. Ed ecco finito il mio campione, un punto veramente molto bello e particolare. Tra l'altro lo si può leggere da questa parte e anche in verticale, quindi un punto solo, un doppio utilizzo. Ovviamente è un punto adattissimo per i capi da fare in questa stagione, cioè un coprispalla, una stola, un giacchino, molto adatto per la stagione estiva. Poi ovviamente usando un filato adatto, magari un po' pelosetto, un po' più pesante, anche per sciarpe invernali, stole invernali. Veramente si adatta a tantissime cose. E con oggi il video è finito. Spero tanto di avervi dato un'idea in più e se volete fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e condividete. Inoltre vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto ed attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che pubblicherò. Nel box informazioni, tra l'altro, vi lascio il link di tutti i miei social. Se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video.